La democrazia è morta. È stata sconfitta dall'incoscienza di massa. Nessun governo soddisfa le aspettative del popolo. Pure la classe politica viene sempre dal popolo. È lo specchio di esso. Quindi, se il popolo non è contento, non è scontento del politico, ma di se stesso. Spesso si pensa che il politico, una volta al potere, si corrompa, ma non è così. Il politico riflette già pienamente il momento storico, la coscienza di massa e il grado etico della popolazione. Se non è all'altezza è perché il popolo non è all'altezza. Dobbiamo sempre ricordarci che siamo noi a scegliere i nostri politici. I politici non si scelgono da soli. È il popolo che gli apre la via per il potere. Se non ci soddisfano, è il sistema democratico che è diventato fallimentare. Alla nascita della democrazia, il criterio più importante era la saggezza del popolo. Un popolo attivo, con un grado di coscienza in grado di sostenere la forma governativa. Il governo di un paese e la struttura di uno Stato sono punti fondamentali. La democrazia, pur essendo ideologicamente idilliaca, nasconde grandi pecche. Oggi il popolo attraversa un'epoca di schiacciamento del pensiero. Ogni persona è sottoposta ad influenze esterne che ne abbassano il grado di coscienza. Nella scuola e nelle università governa un sistema ultranozionistico, troppe informazioni, troppo poco spazio per lo sviluppo del pensiero autonomo. Il ragionamento individuale perde valore a favore delle informazioni e della memoria. Il pensiero critico, l'esplorazione delle proprie idee, l'esplorazione del proprio interiore sono totalmente trascurati. Le nuove generazioni, pur essendo molto abili con la tecnologia, hanno scarso interesse per istituzioni e politica. Spesso considerano la politica un mondo degli adulti, lasciando che siano loro a direzionare tutto. E gli adulti vedono i giovani come inadatti, disadattati, incapaci di pensare. Tutto questo genera un sistema politico vecchio. I giovani politici si comportano come i vecchi politici. Bisogna capire le nuove generazioni, non giudicarle a prescindere. La sovrastimolazione digitale le rende più propense all'interazione che al freddo insegnamento tradizionale. Un ragazzo potrebbe conoscere tutta la storia italiana attraverso un videogioco piuttosto che da scuola. Il pensiero sterile, ridotto al nozionismo e al risultato, porta l'individuo con una coscienza più di massa che individuale. La persona si adatta a ciò che pensa la maggioranza. Il pensiero regredisce a un livello tribale, istintivo, influenzabile. L'incoscienza lascia la mente delle persone nelle mani di chi controlla le influenze esterne, media, social network, poteri economici. Così una democrazia con una popolazione poco consapevole genera una classe politica equivalente. Non è una questione di schieramenti. La popolazione è scontenta della politica da decenni. A questo si aggiungono le influenze dei grandi imperi economici e militari che condizionano sempre le politiche degli stati satelliti. Il pensiero è schiacciato dall'intellettualismo. Le profondità del pensiero e la propria interiorità vengono trascurate, gettando molti nel buio, nello smarrimento. E quando le persone si trovano ad affrontare se stesse, a volte lo fanno in maniera molto brusca, generando sindromi depressive, ansiogene, apatiche. In questa maniera possiamo leggere le nuove generazioni. Non è il perché hanno tutto a generare un senso di depressione, ma è il fatto che la società e le istituzioni non gli danno gli strumenti di indagare nel proprio interiore ed elevare il proprio pensiero. La democrazia su base incosciente è fallimentare. L'affluenza al voto di questi tempi è ai minimi storici. In questa situazione prosperano movimenti politici che parlano al sentimento delle persone, non al pensiero, patriottici, accusatori, legati ai vecchi schieramenti, populisti. Il politico moderno di questa democrazia parla al sentimento, all'istinto, all'emotività, perché il pensiero cosciente altrimenti non potrebbe essere attaccato con questi strumenti. Per questo vediamo nelle televisioni, nei social network e nei comizi elettorali linguaggio acceso, provocatorio, arrogante. È ciò che cattura il popolo, ciò che cattura il popolo incosciente, ciò che cattura gli aspetti più istintuali del popolo incosciente. La massa diventa più facilmente influenzabile, la coscienza individuale appiattita. La democrazia in queste condizioni non può produrre mai una classe politica degna. L'impoverimento interiore
getta l'uomo alla ricerca di piaceri esteriori momentanei, soddisfazioni fugaci. Le grandi aziende combattono ogni giorno per il controllo della dopamina, l'ormone della gratificazione nelle persone. Tutto punta al lato più animale, più antico dell'uomo, ignorando totalmente la sua coscienza. Eppure l'uomo è l'unico a possedere un'autocoscienza, è l'unico capace di elevarsi esplorando se stesso. Il pensiero individuale va riportato al centro, anche se scomodo per il sistema. In questa cornice, l'educazione diventa un punto cruciale, soprattutto nell'interazione con i social network e con i mezzi di informazione di massa. L'uomo deve essere educato all'interazione con questi mezzi di informazione, perché ciò che rende i social così pericolosi non sono i social stessi, ma è ciò che condividono le persone, che aggancia i nostri istinti più bassi, i nostri desideri immediati, le nostre emozioni più viscerali. Bisogna educare il popolo a considerarli non come lo specchio vero della società, ma come un grande show di intrattenimento, come un circo digitale. La coscienza deve restare al di fuori di ciò che vediamo, non deve essere inglobata in essi, non deve essere inghiottita. Solo così l'individuo può osservare senza essere manipolato, senza cedere alla superficialità e all'istinto. A questo punto ci chiediamo: qual è la forma di governo più adatta? Abbiamo visto che lo stato di incoscienza della popolazione ha i minimi storici, non c'è attivismo politico, la politica ha perso totalmente interesse nelle nuove generazioni, i valori e il grado etico sono solo per poche persone. Ci sono due possibilità principali: una governance di pochi eletti altamente preparati, etici e moralmente integri, un consiglio, un numero ridotto di governanti scelti con criteri rigorosi, selezione basata su capacità, etica e sviluppo personale, non popolarità, un mandato lungo o a vita per garantire continuità e visione strategica, perché adesso il periodo limitato dei politici li rende molto egoisti, perché cercano di concludere il loro mandato molto più per i loro interessi che di quelli dello Stato. Questo è il difetto di un mandato limitato. Governo come servizio totale. Il governante deve incarnare lo Stato, abbandonando i propri interessi personali. Consiglio consultivo e meritocratico. Le decisioni sono condivise con esperti, filosofi, economisti, figure formate anche spiritualmente, che abbiano una base di valori, etica, non solo ciarlatani abili con le parole o grandi urlatori che influenzano le masse, ma persone più con uno spirito etico, integre moralmente. Questo sistema di governo funzionerebbe in questa maniera: 1. Trasparenza totale. Ogni processo di selezione dei governanti deve essere pubblico e trasparente. Criteri, formazione richiesta, valutazioni morali e intellettuali. Il popolo vede scelto chi viene eletto, eliminando ogni sospetto di decisioni nascoste. Step numero 2. Rotazione e revisione periodica. Anche se il mandato può essere lungo, deve esserci un controllo periodico da un consiglio indipendente che valuta l'operato dei governanti, con possibilità di revoca della governance ad un governante che ha un comportamento etico o morale scorretto. Step numero 3. Partecipazione popolare indiretta. Il popolo non vota direttamente, ma può intervenire attraverso consigli consultivi, assemblee o piattaforme digitali che permettono di proporre idee, criticare decisioni, segnalare eventuali problemi. In questo modo la governance resta guidata da saggi, ma il popolo sente la propria voce, attiva e ascoltata. Step numero 4. Educazione civica e autocoscienza. Parallelamente, le istituzioni dovrebbero lavorare per innalzare il livello di coscienza e il pensiero critico della popolazione, preparandola a capire e supportare la governance consigliare. L'idea è che la popolazione più consapevole non percepirà le decisioni di consiglio come oppressive, ma come un processo naturale e meritocratico. Step numero 5. Comunicazione empatica. I governanti devono comunicare con chiarezza,
trasparenza, motivazioni etiche e obiettivi concreti, facendo capire che agiscono per il bene comune, non per potere personale. Devono essere modelli di comportamento etico, non solo teorici o tecnici. Governance mista. In questo tipo di governo ci potrebbe essere anche una partecipazione democratica, quindi non sostituire totalmente la democrazia, ma combinare il consiglio con una democrazia cosciente. Ad esempio, le decisioni strategiche a lungo termine vengono scelte da un consiglio, le questioni immediate o locali da una democrazia cosciente, da una partecipazione popolare indiretta. Questa potrebbe essere la prima alternativa di governance. Adesso vediamo la seconda alternativa. La seconda alternativa è una governance di una democrazia cosciente. Le istituzioni lavorano per sviluppare autocoscienza, pensiero critico e senso civico nei cittadini. Questa è la priorità, perché una classe politica nata dal pensiero cosciente sarà all'altezza del compito. Non basta che il popolo voti, il popolo deve votare con coscienza, con la sua coscienza individuale. La coscienza di massa deve venire totalmente abbandonata. Si deve votare con pensiero critico, etico, civico, individuale. Lo scopo non è solo quello di scegliere rappresentanti e lasciare che loro agiscano, ma trasformare i cittadini stessi, rendendo gli individui consapevoli e responsabili. Step numero 2 per questa forma di governo: educazione e formazione continua. Le istituzioni diventano strumenti per la crescita di coscienza. Scuole, università, media pubblici lavorano per sviluppare pensiero ragionato, capacità di discernimento, di saper leggere la realtà, distaccandosi da essa. Questo genera un pensiero critico senza essere attaccati e influenzabili interiormente. Non più un nozionismo sterile, ma formazione che unisce logica, etica, autocoscienza e spirito critico. Il cittadino cosciente di una democrazia cosciente non è un osservatore passivo come lo siamo adesso, ma comprende le dinamiche politiche, vuole partecipare, è interessato alla politica, riconosce eventuali manipolazioni, partecipa attivamente nelle decisioni. I giovani devono essere in grado di interagire anche digitalmente alle decisioni politiche. Step numero 3: partecipazione attiva e diretta. Strumenti digitali, assemblee, piattaforme che permettono al popolo di proporre idee individuali, non idee di massa, valutare decisioni, discutere problemi in modo strutturato, in piattaforme d'ascolto. Il voto non deve essere un atto simbolico, un atto di sfregio a un'altra fazione politica, ma deve essere una scelta informata, consapevole, ponderata. La politica in questo senso non è più terreno per un populismo, sentimento istintivo, comunicazione provocatoria e urlata, ma di ragionamento collettivo. La filosofia e il lavoro nel pensiero individuale diventa il centro, non viene più snobbata dalle persone e dalle istituzioni. Step numero 4: la classe politica nasce sempre dal popolo, ma è selezionata in base alle capacità, all'etica, alla moralità del politico. I politici non cercano consensi facili ed emotivi, ma la loro legittimità deriva dalla coscienza attiva e matura dei cittadini. I mandati chiari e limiti di mandato servono a garantire efficacia nel breve periodo senza trasformare il ruolo in carriera. Step numero 5: impatto sul sistema. Una democrazia cosciente riduce le distorsioni dovute a un'influenza dei mass media e della propaganda. Il popolo è meno influenzabile, più autonomo, sa perfettamente riconoscere un'informazione deviata, distorta, proprio perché partecipa attivamente, ha delle piattaforme d'ascolto che gli permettono di partecipare attivamente alla vita politica e informativa. Le decisioni strategiche e politiche diventano intelligenti, lungimiranti sul lungo periodo, equilibrate, perché nascono da cittadini più consapevoli e di conseguenza da politici più consapevoli. È come una rivoluzione, però pacifica, silenziosa, matura. Una rivoluzione matura, non violenta come abbiamo visto nel passato. Pensiamo che le rivoluzioni debbano essere per forza dove si tagliano alcune teste, ma non deve essere così. La rivoluzione vera nasce dalla coscienza, dall'interiore delle persone, e ciò che è nell'interiore traspare sempre al di fuori. Quindi non cambiano le regole della democrazia,
cambia la coscienza che sostiene la democrazia. Una governance degna deve incarnare lo Stato, sentirsi lo Stato, abbandonare se stesso e i propri interessi. Non basta l'intelligenza. Serve servizio, disciplina morale ed etica. Qui l'intellettuale cede il passo alla coscienza interiore, iniziando una collaborazione stretta tra la mente e l'etica. Oggi la popolazione viene influenzata dai social network e dai mass media con una facilità impressionante. Non c'è alcun scudo del pensiero a proteggere la coscienza e l'interiorità delle persone. Così abbiamo politici che riflettono perfettamente il nostro stato, che riflettono perfettamente la coscienza di massa. Sono il nostro specchio. È inutile insultare i politici. Questa non è una critica sterile, è una presa di coscienza. Il lavoro più importante non è all'esterno, è all'interno della popolazione, nelle sue profondità, nella sua coscienza, perché una coscienza più alta può dare luce a tutto il resto. Ogni idea che per te non diventa un ideale uccide una forza nella tua anima. Ogni idea invece che diventa un ideale crea in te forze vitali. Dimmi che bestia sei. Sei qui per caso, cercavi proprio me. Dimmi che cosa vuoi. Che cosa avremmo da spartirci noi.